Ehi, grazie per esserti connesso al mio canale e per star guardando questo video. È un video per me molto importante perché finalmente tratto un po' il dietro le quinte delle mie creazioni e di quello che mi piace fare con il mio progetto The Needle. Ciao, io sono Bene, sono un'artista di filato, in italiano, sono un fiber artist, è il termine più corretto in inglese, e da quasi 6 anni realizzo opere in ricamo moderno. Recentemente ho imparato anche a fare uncinetto e maglia. Se hai visto altri miei video su questo canale saprai che ne ho parlato un po'. E partecipo a una delle fiere più grandi a tema creatività e artigianato in Italia, ovvero ad Abilmente. Partecipo all'edizione di Vicenza perché è vicino a dove abito e in questo caso partecipo per la prima volta all'edizione di primavera, quindi ad Abilmente di febbraio. Questo video raccoglie le riprese di circa un mese di lavoro, ovvero ho iniziato a lavorare dietro le quinte per Abilmente a circa metà gennaio. Ho iniziato a riprendermi verso fine gennaio e adesso è quasi fine febbraio perché Abilmente è tra pochi giorni. E quindi è un mese di lavoro e di preparazione per appunto arrivare a fare un evento, a fare una fiera e a portare le mie creazioni e presentare i miei corsi, quindi insegnare a tantissime persone a ricamare e ad utilizzare il punch needle. Sono emozionatissimo e mi piace molto l'idea di condividere questo aspetto della mia arte con te, perché è l'aspetto meno social, quindi meno prodotto finito, foto della cosa fatta, ma quello più vero e quello che di solito sono le mie giornate più classiche, quindi appunto tornare a casa e pensare a cosa c'è da fare e iniziare a lavorare e passo dopo passo vedere le creazioni finite fino ad arrivare allo stand completo in fiera. Spero che questo video possa interessarti e piacerti e ci rivediamo alla fine del video per qualche parola di saluto. Buona visione! La prima cosa che ho iniziato a preparare per questa fiera è stata la stoffa. Questo perché in realtà l'avevo finita qualche mese prima, ma con le vacanze di Natale in mezzo non ci ho più pensato e quindi dopo le ultime fiere di dicembre avevo lasciato stare la preparazione della stoffa e di nuovi kit e quindi era la cosa di cui avevo assolutamente più bisogno. Quindi sono andato a comprare metri e metri di stoffa. Ritaglio dei quadrati di stoffa apposta per i miei kit di ricamo. È stoffa 100% cotone, perfetta per imparare a ricamare per un principiante, e la ritaglio della dimensione adatta ad avere un bel po' di margine quando si va a mettere il telaio. Un'altra creazione che avevo assolutamente venduto ai market di Natale sono gli Stick and Stitch, o in italiano anche conosciuti come adesivi da ricamo. Sono degli adesivi, funzionano esattamente come degli adesivi, quindi si stacca il retro e si attacca la parte davanti sulla stoffa, che aiutano a stabilizzare la stoffa, ad avere un disegno anche su stoffe di colore scuro, a lavorare anche su stoffe delicate come la seta e ovviamente possono essere utilizzati anche ad esempio su delle macchie o dei buchi per stabilizzare il buco e una volta applicato il ricamo, diciamo, ricamare sopra il buco, quindi far sì che il buco non si veda più. In questo caso io ho diversi pacchetti di adesivi da ricamo in cui ho realizzato tanti disegni a diversi temi e ogni pacchetto ha il suo tema. Ad esempio c'è il tema botanico, c'è il tema stregoneria e in questo caso ho stampato tutti i disegni e li sto ritagliando uno a uno per dividerli nei diversi pacchetti. Quando finisco il ritaglio vado a prendere della plastica di riciclo, nel senso che ogni volta che ho delle pellicole di plastica, dei fogli di plastica da altri shop o da altri piccoli artigiani o dal supermercato, da dovunque la trovi, la tengo sempre da parte e la utilizzo appunto per impacchettare i miei adesivi da ricamo, riciclandola invece che buttandola, ma appunto dandole questa nuova vita, questo nuovo utilizzo. Sono quasi 3 anni che faccio adesivi da ricamo e non ho mai comprato un sacchetto di plastica, ma appunto utilizzo questo metodo di recupero e questa è una cosa che mi rende molto fiero.
Se c'è una cosa che mi piace particolarmente in previsione del realizzare nuovi kit o di fare dei kit che sono andati venduti, dei miei kit da ricamo, è avere tutti i materiali pronti e proprio preparare mano a mano i materiali e poi lasciare per ultima la fase di assemblaggio praticamente, quindi prendere il sacchetto e mettere tutti i materiali insieme. Quindi ci sono svariati processi prima dell'assemblaggio e in questo caso specifico per questa fiera avevo in mente di voler fare dei nuovi kit con dei nuovi disegni. Quindi è da metà dicembre circa che ho iniziato a ricamare dei nuovi telai e mano a mano che li ricamavo facevo le foto di ogni passaggio e mi prendevo nota di ogni passaggio. E dove un passaggio non mi veniva bene lo disfavo e lo rifacevo per far sì che fosse perfetto per imparare e per essere seguito appunto in delle istruzioni di ricamo. E quindi ho realizzato 3 nuovi design, 2 nuovi pattern di ricamo moderno e uno di punch needle. Li ho impaginati poi successivamente, quindi ho creato tutta la grafica, ho messo le foto, le istruzioni passo passo e li ho stampati. Qui sono già ad una fase avanzata, quindi dopo averli stampati quello che faccio è ritaglio i bordi per far sì che non ci siano i bordi di stampa ma ci sia solo il colore, li graffetto insieme con delle graffette tra l'altro bellissime, scusate, sono un grande fan delle mie graffette che sono dorate, molto belle, e li taglio a filo appunto per finirli e metto all'interno il pattern stampato che è quello da cui si va a prendere l'immagine per poi andare a ricamarla. Quindi è un processo abbastanza lungo, ma che mi piace molto, che mi diverte molto fare e mi dà così tanta soddisfazione poi vedere tutti i libretti fatti uno a fianco all'altro. Oltre a tagliare la stoffa e preparare i libretti di istruzioni, vado anche a comprare i fili e li preparo e li taglio per ogni singolo kit a misura. E è un lavoro che mi prende tantissimo tempo, penso sia la parte dei kit che mi prende più tempo, e non ho fatto il filmato in cui faccio questa parte, però fidatevi di me, ci vuole un casino di tempo. E poi vado anche a preparare ad esempio l'ago da ricamo, che mi piace sempre non avere libero in mezzo al sacchetto, ma appunto incollare con un pezzo di scotch di questo bellissimo washi tape con fiori ad un cartoncino dove scrivo needle, cioè ago in inglese, in modo che non venga perso e anzi rimanga al sicuro all'interno del sacchetto del kit. Quando ho tutti i materiali insieme, il che vuol dire aver nel frattempo anche procurato i telai, aver stampato le copertine di ogni sacchetto e aver appunto fatto svariati passaggi, allora arriva finalmente il momento dell'assemblaggio, che è quello che mi dà più soddisfazione di tutti. Quindi prendo il sacchetto, incollo la copertina che lo identifica e che mostra a chi lo acquista qual è appunto il ricamo, i materiali da ricamo per realizzare quale ricamo che sono all'interno del sacchetto, e inserisco tutti i materiali all'interno del sacchetto e all'interno del kit. Quindi metto le istruzioni da ricamo, il pattern da ricopiare, la stoffa, l'ago, i filati e niente, gli do un piccolo bacino, non reale ma figurativo, un po' a distanza, gli do un bacino ed è pronto per arrivare nelle mani di chiunque abbia voglia di imparare a ricamare. E per me è sempre una grandissima emozione vendere e creare kit da ricamo, crearli perché mi dà tantissima soddisfazione vederli finiti e venderli perché vuol dire che qualcuno lì fuori vuole provare questo craft, vuole imparare e ha scelto una mia creazione per provarci, un mio disegno, e questo mi dà tantissimissima soddisfazione, ma mai quanto vedere cosa realizzano le persone, cioè quando mi mandano le foto dei telai o dei ricami che hanno fatto con i miei kit, con le mie istruzioni o con i miei adesivi da ricamo, quello è per me l'apoteosi, proprio i momenti più felici, e mi salvo tutte le foto, ho una cartella dove ho tutte le foto di chi me le manda, di chi ha imparato a ricamare con le mie creazioni e sono terribilmente orgoglioso e felice, un po' commosso.
Per realizzare i kit di punch needle il processo è molto simile, quindi anche qui devo preparare tutti i materiali prima di assemblarli, e la parte di assemblaggio in questo caso è forse persino più complicata di quella dei kit da ricamo, perché in questo caso non posso tagliare i fili in precedenza e semplicemente metterli nel loro cartoncino al sicuro dove stanno fermi, ma devo assolutamente tagliare i fili quando è il momento di assemblare i kit, perché in questo caso, essendo filiati più spessi, faccio dei piccoli gomitoli, delle piccole bobine di ogni filato, e non potrei assolutamente tenerli al sicuro dai miei gatti. Quindi in questo caso mi sono fatto aiutare da mia mamma, che è passata a trovarmi un sabato mattina, abbiamo fatto colazione assieme e poi le ho chiesto aiutami, quindi mi ha dato una mano a misurare i fili, tagliarli e fare i piccoli gomitoli per i kit di punch needle. La soddisfazione più grande è vedere i colori dei filati tutti vicini e sapere che poi diventeranno dei meravigliosi decori fatti in punch needle o dei sottotazza, a seconda di come vogliono essere utilizzati. Questi nuovi colori sono parte del mio nuovo kit e pattern, che è a tema montagne, quindi è appunto un paesaggio di montagna, e mi è piaciuto moltissimo realizzarlo e spero piaccia moltissimo anche a tutte le prossime persone che lo vedranno. Per l'esposizione di questa fiera, visto che è particolarmente grande, mi sono fatto prestare i tavoli da una mia amica artigiana, Mani di Paperfest Studio. Shout out TVB Mani, grazie per i tavoli. Allora, mancano 11 giorni alla fiera, oggi, e 3 giorni al mio compleanno. Quindi nel frattempo sto anche organizzando la mia festa di compleanno, ma credo di essere a buon punto con le preparazioni della fiera. Cioè, ho fatto la cosa che mi premeva di più, ovvero ho replenisciato, ho fatto un refill dei miei kit di ricamo e di punch needle, e soprattutto ho fatto tutti e 3 i kit nuovi che volevo realizzare per questa fiera. Quindi 2 kit di ricamo, Year of the Snake e Camomille, e un kit di punch needle montagna. Quindi mi sento a buon punto, sono abbastanza ok. Ci sono 2 cose principali che devo ancora fare e che voglio assolutamente fare con anticipo. Una è preparare i materiali per i corsi, quindi sia per i corsi di ricamo che per i corsi di punch needle, avere tutti i materiali pronti per i 4 giorni di fiera. E l'altra è fare la prova di esposizione. Quindi mi sono andato a prendere, ho chiesto in prestito i tavoli alla mia amica Mani di Paperfest Studio, shout out, e li ho portati a casa stamattina, così che spero di riuscire oggi, che è domenica, a fare una prova di stand, una prova di esposizione, e vedere se mi manca qualcosa negli spazi o nei materiali espositivi. Quindi ad esempio io metto i kit in delle cassette, ho cassette abbastanza per tutti i kit, visto che ne ho anche di nuovi, e altre idee del genere. Se penso che qualcosa potrebbe essere esposto più in alto, più in basso, e quindi voglio metterci una scatola sotto, creare dei livelli, sono tutte cose che voglio pensare con anticipo, in modo da avere i prossimi 10 giorni per eventualmente procurarmi materiali che mi mancano. Però mi sento a buon punto, sono abbastanza ok con il punto in cui sono, quindi bene. E l'altro ieri ho fatto anche uscire il mio post con i corsi che porterò a questa fiera, quindi con gli orari dei corsi di ricamo e delle demo di punch needle, e quindi adesso nei prossimi giorni, oltre alle preparazioni, avrò bisogno di prendermi il tempo anche di rispondere alle varie mail e di confermare le varie iscrizioni per la fiera. Quindi un po' di cose da fare, ma va bene, forza! Prima di ogni esposizione
nel momento in cui so più o meno qual è l'area espositiva o cosa ho intorno dove c'è la parete, cerco sempre di disegnarmi su un foglio quella che è la mia esposizione o come vorrei che fosse la mia esposizione. Così ancora prima di tirare fuori i tavoli e i materiali cerco di farmi dei dubbi o di farmi delle domande su quello che vorrei esporre, dove vorrei posizionare alcune cose rispetto ad altre, ed è un processo che mi aiuta molto e che tendo sempre a condividere con chi inizia a fare market o artigianato come caldissimo consiglio ti aiuta proprio a visionare lo stand prima ancora di metterlo in piedi. Dunque, la mia idea sarebbe di provare a fare il setup in questa stanza, visto che tengo tutti i materiali del mio stand all'interno di questa stanza, quindi sono sotto quel tavolo e non vorrei portarli in giro per altre stanze, vorrei cercare di farlo qui in modo da averli comodi. E io allestisco il mio stand da davanti allo stand, non da dietro, per cercare di vedere quello che vede chi viene a visitare il mio stand, chi vede la mia esposizione. Quindi sto cercando di trovare una conformazione che mi permetta di aprire i tavoli in modo da avere la L di tavoli visitabile da davanti e poterla allestire da davanti. E nell'ottica migliore potrei anche riuscire a fare un passo indietro e quindi vedere come stanno tutti i tavoli nel loro insieme, ma non so se mi sarà possibile in questi spazi. Quindi ora vedrò come può uscire e come può unirmi e dove aprirli. L'esibizione di Abilmente è la più grande che faccio durante l'anno, perché ai mercatini dell'artigianato di solito ti danno 2 metri frontali, diciamo, mentre Abilmente te ne dà 4, anche 6, nel senso che te ne dà 6, 2 li utilizzo come tavolo corsi e area corsi, quindi tecnicamente ne uso 4, però appunto è comunque il doppio rispetto ai soliti market dell'artigianato a cui prendo parte. Quindi devo sempre provarla in anticipo e praticamente realizzare un'esposizione che si vede solo durante questa fiera ed è, vabbè, per me è motivo di grande orgoglio, mi piace molto come viene. Su alcune cose non sono proprio contentissimo, nel senso tipo devo usare 2 tovaglie perché ho troppi tavoli, c'è troppo spazio, preferirei fosse tutta una tovaglia ma non posso neanche inventarmi, quindi però sono comunque nei miei colori verde e giallo, quindi sono comunque felice di come esce. E provare a fare l'esposizione all'interno, cioè finché sono ancora a casa, mi aiuta non solo a vedere cosa mi manca, cosa ho e soprattutto a darmi una pacca sulla spalla del lavoro fatto fino a questo punto, ma mi aiuta anche a dire ok, se c'è un articolo che voglio mettere in particolare in risalto, una creazione di cui sono molto orgoglioso e vorrei metterla in primo piano, questo è il momento ideale per fare questo tipo di ragionamenti e dire ok, magari qui possiamo metterlo più in alto, qui possiamo mettere una scritta che parla di una promozione o della mia storia o di qualcosa, di un valore che è importante per me. Quindi è sempre utile ed è sempre piacevole fare prima la prova di esposizione e ti aiuta e ti salva anche molto tempo quando poi sei in fiera e il tempo stringe sempre e quindi tu hai già provato come mettere le cose sul tavolo e quindi più o meno sai cosa vuoi, in che posizione. È molto molto comodo. Siamo entrati nel reame dei -10 perché oggi sono ufficialmente -9 giorni e sto ancora finendo di fare cose, non ho ancora fatto tutto quello che vorrei fare, ma va bene. Intanto i corsi sono andati online, quindi ho iniziato a ricevere un po' di richieste di iscrizione e a segnarmi tutti quanti e ho fatto insieme a Anna di Annuk, grazie mille Anna per il tuo aiuto preziosissimo, una presentazione di quello che è The Needle per me e quello che è il mondo The Needle, quindi qui ho alcune prove di stampa, la primissima prova di stampa è la quarta e non ho ancora finito, però era giusto per farvi vedere anche questo aspetto di quello che faccio dietro le quinte, appunto. Quindi stiamo preparando questo file che si apre in questo modo e al cui interno ci sono scritte tante informazioni su quello che è The Needle, da dove è iniziato, quali sono i suoi valori e anche quali sono i miei valori, visto che The Needle sono io.
Quindi ci sono una piccola presentazione, un ringraziamento, visto che ho intenzione di dare la presentazione a chi partecipa ai miei workshop o chi acquista le mie creazioni. E c'è la mia pagina preferita, c'è un bingo delle cose che abbiamo in comune, così ci sono segnati 9 fun fact su di me e se abbiamo qualcosa di questi in comune potete scoprire alcune cose che abbiamo in comune. Quindi sono super emozionato di mostrare anche questi a questa fiera e onestamente non so quanti stamparne, perché le fiere che durano così tanti giorni sono sempre un mistero di quante persone possono essere presenti, quante persone possono passare allo stand. Quindi sto pensando di stamparne tipo un centinaio, ma non so se poi avrò il tempo di tagliarli e piegarli tutti, quindi grazie Tabata, hai ragione tu. Babata, cosa ne pensi di questa presentazione? Babata? Anche a me piace. Tra le ultime cose che ho lasciato da preparare, nonostante debba ancora vedere la fine di questi preparativi, rimangono tutti i materiali per i corsi di ricamo e i corsi di punch needle. Mi piace sempre iniziare con una lista, sarà che mi piacciono tanto le liste, ma mi aiuta appunto a sapere da quali oggetti partire, di quali oggetti ricordarmi, non dimenticare nulla. E per fortuna ho già delle cassettine dove tengo i materiali dei corsi e quindi parto già da una base, ma è sempre bene controllare prima di ogni corso per non arrivare in fiera e fare delle gaffe. Quindi sono sempre contento di ripartire e refillare, diciamo, riempire quelli che sono i materiali. In questo caso sto principalmente lavorando sui fili e sulla stoffa. Quindi sui fili ho aggiunto un po' di colori che erano finiti durante i corsi precedenti. Mi piace sempre offrire una gamma di colori tra cui scegliere e così anche a seconda del disegno che ognuno vuole fare può prendere quello che preferisce. Sono molto felice ed è una cosa che spiego anche durante i miei corsi di utilizzare delle bobine fatte in cartone, cioè carta riciclata, nel senso non che compro la carta riciclata, nel senso che vado nella spazzatura e prendo pezzi di cartone da la scatola di cornflakes o cose simili e la piego su se stessa e voilà, è un cartoncino perfetto da cui si può arrotolare intorno il filo e funziona benissimo, quindi viva il riciclo! E a proposito di riciclo, anche in merito alla stoffa, questi sono dei tovaglioli da pranzo, da tavola, che ho trovato a un mercatino dell'usato, tipo un pacco da 10 tovaglioli a €1, una cosa del genere, e sono in 100% cotone e io li sto usando da un anno e qualcosa per i corsi di ricamo. Di solito cerco di invitare le persone a portare con sé un capo o una federa, uno strofinaccio, un qualcosa a cui vogliono dare una nuova vita, quindi a portarsi qualcosa da casa e ricamare insieme quello, ma non è sempre possibile e soprattutto in questo tipo di evento, in questa fiera, quando spesso le persone si aggiungono durante la giornata ai corsi e quindi non hanno portato nulla da casa, mi preparo sempre dei piccoli quadratini di stoffa da fargli avere e in questo caso appunto utilizzo questi tovaglioli di recupero per dargli appunto una nuova vita e soprattutto darli nelle mani di chi ha voglia di imparare a ricamare e niente, dargli una nuova possibilità. Ormai manca quasi una settimana alla fiera e ho ancora un po' di cose da fare. Devo finire di preparare i materiali per il corso di punch needle, devo ancora tagliare e piegare le presentazioni espositore, tecnicamente dovrei fare anche nuove spille, ho fatto la prova di esposizione e dovrei aggiornare le modifiche che mi sono segnato, quindi tipo voglio fare un secondo livello per tenere un po' più in alto i kit, voglio sistemare un po'
la parte degli adesivi da ricamo, fare un paio di cornici, cioè un paio di targhette che spiegano alcuni prodotti, così che se anche una persona non ha voglia di interagire con un altro essere umano può comunque capire come funzionano i prodotti. Quindi sì, ecco, il lavoro da fare c'è, ce n'è ancora, e nel frattempo ho compiuto gli anni, devo organizzare la mia festa di compleanno, devo tagliarmi i capelli perché sono un po' lunghi e quindi voglio tagliarli prima della fiera, e devo andare a ritirare i miei occhiali perché questi sono i miei occhiali di ricambio e devo riprendere i miei occhiali seri, veri, soliti. Quindi sì, le cose da fare ce ne sono ancora, ma quello che vorrei che passasse con questo video è quanto lavoro c'è dietro quella che poi è l'esposizione di un artigiano a un market. In questo caso è una fiera di più giorni, quindi effettivamente c'è un effort ancora più intenso nel volersi preparare a un evento più grande e che dura di più, ma praticamente faccio le stesse identiche cose, sebbene in versione un po' ridotta, quando devo partecipare a un market dell'artigianato qualsiasi, o a un corso di ricamo in diverse location. Quindi se non sei un artigiano e se hai guardato questo video, spero tu possa apprezzare quanta passione c'è dietro, soprattutto per chi come me non lo fa come lavoro a tempo pieno, non è il mio lavoro principale, quindi tutti i lavori che faccio li faccio in pausa pranzo, li faccio la sera, li faccio nei weekend, li faccio quando posso ritagliarmi del tempo. E ci metto il cuore e ci credo e mi piace tantissimo condividere la passione per il ricamo e poter insegnare ad altre persone questo craft e a fare cose con le mani, quanto può essere bello, quanto può essere rilassante, quanto può essere energizzante. Quindi ecco, spero che questo video ti sia piaciuto, anche se non è solito, anzi è un po' dietro le quinte rispetto al mio solito di quello che posto sui social. Se non mi segui sui social e se ti farebbe piacere vedere di più su di me o sapere i prossimi market o i prossimi corsi che tengo, ti invito a seguirmi. Spero di vederti presto in fiera, a un prossimo evento, a un prossimo corso o a un prossimo video. Ciao!